Sai cos'è la cosa che mi fa più strano in assoluto quando provo a pensare al mio rapporto con il mio corpo? È che il momento in cui mi sono sentita più bella esteticamente di sempre è anche lo stesso momento per il quale vengo sessualizzata di più in assoluto da sconosciuti sull'internet. 3 anni fa ho postato un video in costume e non stavo facendo niente di che, semplicemente ero davanti alla telecamera con un testo con scritto finalmente mi sento a mio agio con il mio corpo. E per me già questo era tantissimo. Io non sono mai stata una di quelle super a mio agio con il mostrare il mio corpo, tant'è che i primi anni di streaming li facevo con magliettone gigantesche, felpe enormi, perché non volevo far vedere nulla del mio corpo e avevo paura di essere sessualizzata. Cioè sì, magari postavo qualche storia, qualche foto, ma mai nulla di così tanto evidente, così tanto scoperto. E quella è stata la primissima volta in cui mi sono sentita bella, a mio agio. Una delle primissime volte in cui mi sono detta, ok, mi piaccio. E ho premuto pubblica, senza pensare ai risultati che poi avrebbe portato. E quello che non avevo messo in conto è che a quanto pare internet non dimentica mai. Quel video continua a girare ovunque. Sebbene sia ancora sul mio profilo, c'è comunque gente che se l'è scaricato e se lo manda nei vari gruppi Telegram. E io continuo ad essere ridotta a quel corpo, quel pezzo di pelle, quel frame di 3 anni fa. Ed è paradossale perché è stato uno di quei pochi momenti in cui mi sono trattata con gentilezza, in cui i miei occhi non sono più stati così tanto critici, ma più gentili. E invece il mondo ha deciso di trasformarlo in un oggetto. Non voglio farne un caso del tipo l'oggettificazione femminile, eccetera, ma mi sono resa conto che siamo veramente in una crisi della visione che abbiamo dei nostri corpi. E tutti noi, me in primis, ne siamo dentro fino al collo. Io non sono nata con il body positive. Non sono mai stata una di quelle persone che si è sempre piaciuta e poi per colpa dei social ha smesso di piacersi. No, io non mi sono mai veramente piaciuta. Mi ricordo ancora i 18esimi in cui mi sentivo a disagio con un vestito perché magari si vedevano troppo le braccia e mi vedevo le braccia enormi. O magari invece quel vestito che mia madre mi comprava che mi faceva sembrare le gambe troppo grosse e quindi mi vedevo enorme. Solo negli ultimi mesi sto veramente cominciando a guardarmi allo specchio ed essere più buona nei miei confronti. E a effettivamente piacermi. Sarà anche stato che ho appena avuto un'operazione e non lo so, mi ha fatto apprezzare di più quello che il mio corpo fa per me, più che per l'immagine che ha. Però per arrivare fino a qua, dalla me dei 18esimi ad adesso, ce n'è stata un bel po' di strada in mezzo. Mi ricordo ancora quando ero a Taiwan, forse uno dei periodi più bui per quanto riguarda il mio rapporto con il cibo. Mi ricordo che contavo le calorie per qualsiasi cosa. Mi ricordo che il cibo era un pensiero costante, che pensavo a quello che avevo mangiato la mattina per vedere se poi effettivamente potevo permettermi, se mi meritavo anzi, di mangiarmi qualcosa di più particolare a cena. Mi ricordo ancora la sensazione di fame che avevo mentre studiavo, perché magari avevo bisogno di uno snack, di una merenda, però tutto era un numero, erano troppe calorie. E quindi magari cominciavo a fare più sport, così che magari potevo permettermi di mangiare quel pezzo di carne in più. Non era uno stile di vita sano, perché era un pensiero costante ed ero malata del controllo. E la cosa strana è che mi sembrava normale, mi sembrava semplicemente di allenare la mia disciplina. E quando magari esageravo un po' con il cibo, mi dicevo semplicemente, devo imparare ad essere più disciplinata. E non mi rendevo conto che mi stavo privando di qualcosa. Mi ricordo ancora che una mia amica al tavolo con me ha notato come stessi contando quello che stavo mangiando e Giulia, ma non è che hai un problema con l'alimentazione? E lì si è un po' incrinata la narrativa del sto cercando di essere più sana, perché molto spesso quella frase del voglio solo cercare di essere più sana nasconde qualcosa di molto più buio. E da lì piano piano ho ricominciato a ricostruire il mio rapporto con il cibo. Adesso è molto più sano e mi sento molto più tranquilla. Almeno non è un pensiero costante. Se ho fame, mangio. Sicuramente devo ringraziare tantissimo la mia famiglia perché mi hanno sempre insegnato a mangiare sano e cose semplici. Ma, perché c'è sempre un ma, in casa mia c'è sempre stata un'altra dinamica. Mia madre è quella che adesso forse su TikTok definirebbero come almond mom, ovvero una di quelle mamme che sta estremamente attenta alla dieta, soprattutto delle persone che le stanno attorno. Per esempio non comprava mai brioche, salatini,
patatine, qualsiasi tipo di schifezza ti potesse venire in mente, nulla. E mi ricordo quando andavo a casa dei miei amici che invece avevano le patatine, le croccantelle e io mi si apriva ogni volta un mondo. Ancora oggi quando compra della cioccolata è un avvenimento. Stiamo festeggiando qualcosa. Mi ricordo ancora una volta che durante il Covid è andata a fare la spesa con mio padre e mio padre è riuscito a mettere nel carrello i Nutella Biscuits e abbiamo festeggiato perché non se n'era accorto, era tornato a casa proprio trionfante. E se da una parte questo mi ha insegnato a mangiare bene, non riempirmi di zuccheri, a favorire le verdure, dall'altra parte ha sempre comunque controllato il mio peso. Ho sempre notato che mi guardava mentre mi cambiavo. Spesso mi sono sentita dire sei ingrassata, comincia a muoverti, vai a correre. E non sono nemmeno state poche le volte in cui invece mi ha detto come vuoi uscire vestita così? Disgustoso, non sei mia figlia. Magari anche scherzando l'ho detto, però sono comunque parole pesanti, soprattutto se stai attraversando un periodo in cui non ti piaci. E io sono convinta che lei lo facesse per il mio bene, perché vuole il mio bene. Perché vuole che io sia al massimo della mia immagine, perché sa che potenziale potrei avere, però la verità è che tantissime di quelle frasi hanno minato la mia autostima. Però con il tempo ho capito una cosa, ovvero che la maggior parte delle volte le persone che ti criticano per il tuo aspetto sono quelle che sono ferocemente critiche nei loro stessi confronti. E non è un modo per giustificarle, ma più un modo per capire dove provengono questi loro commenti. E quindi quando ti guardano, vedono i loro dimostri, non i tuoi, non il tuo corpo. E il problema della body image non nasce con TikTok, perché già da piccoli ci bombardano con degli ideali impossibili. Guarda come tutte le figure sugli schermi sono cambiate con il tempo. Guarda la differenza tra Brad Pitt in Fight Club, che al tempo sembrava veramente una forma fisica perfetta, e guarda invece i supereroi di adesso, quanto sono molto più grossi e pompati. Adesso per un ragazzino di 9-14 anni quel fisico sembra assurdo, sembra bellissimo. E non si rendono conto che ci sono volute magari 9 ore al giorno di allenamento per mesi e chissà quante altre cose nel corpo per renderli in quel modo. E invece per noi ragazze, esposte alle modelle di Victoria's Secret dagli anni 2000 fino ad adesso, che descrivono la magrezza come un essere elegante, un essere raffinato, un essere desiderabile. E quindi a 12 anni ti ritrovi a pensare che, ok, essere donna vuol dire avere quel fisico. Il problema è che se una volta quei fisici lì li vedevi al cinema e comunque c'era una distanza, perché poi andavi via dal cinema, ti allontanavi dalla pubblicità e non li vedevi più. Oggi invece quella distanza non c'è più, perché hai questo telefono in tasca 24 ore su 27 sempre pronto a mostrarti altre persone, altre immagini perfette. E tutte quelle immagini sono filtrate, chirurgicamente modificate, magari piene di steroidi e con la luce perfetta, l'angolatura perfetta. E vedendole tutto il giorno ci convinciamo che quella sia la normalità, che il mondo sia effettivamente così fuori e non che quelle persone siano l'eccezione. C'è un termine che secondo me spiega benissimo questa situazione in cui ci ritroviamo, ovvero la body image inflation, l'inflazione dell'immagine del corpo. Ovvero, come dicevo prima, 10-20 anni fa un corpo normale ma in forma poteva finire sulle riviste, persino sulle copertine. Oggi invece quel corpo viene definito mid, soft, dad bod. Però nel frattempo, nella vita reale, le persone ingrassano, si allenano di meno, mangiano peggio. Ma nel nostro feed le persone sono sempre più magre, sempre più allenate, sempre più perfette, sempre più con la pelle lucida, con linee di mascelle impossibili. E poi un'altra cosa che ripudio sono i filtri. Ormai è da 2 anni che non uso più nessun tipo di filtro nelle mie foto, nelle storie, anche se sono in condizioni pietose, perché sono convinta che facciano veramente tanto male all'immagine che abbiamo di noi stessi. Magari non lo sai, però su TikTok, appena apri la fotocamera, c'è subito un filtro beauty che ti liscia la pelle, che ti fa gli occhi più grandi, che ti smussa il viso. Così, senza neanche chiedere.
E la prima volta che disattivi il filtro, ti trovi una persona dall'altra parte dello schermo molto meno attraente rispetto a quella con il filtro. E quindi ti viene ormai da dire, che schifo. Nessuno ormai esce così bene nei video al naturale. Nessuno. E la cosa tragica è che se tutti quanti utilizzano il filtro, allora nessuno più avrà una pelle normale. Non avremo più un'immagine che cosa vuol dire avere una pelle normale. E questa sono convinta sia una delle radici della dismorfia facciale. Una cosa che sta mangiando il cervello della nostra generazione e di quelle passate e di quelle future. Perché ogni giorno ti confronti con un'immagine di te che non sei tu. E più volte ho sentito parlare di persone che sono andate dal chirurgo estetico con un'immagine di loro con un filtro per dire voglio essere così. Su TikTok è anche cresciuto un movimento definito la skinny culture, qualcosa che è subumano, la cosiddetta clean girl aesthetic, ovvero quando vedi le ragazze con i capelli tutti super tirati e lisci dietro, la pelle sempre lucida, senza nessun poro, che sembra naturale, non lo è. Il matcha, il pilates, i vestitini attillati, i leggings, tutto con i colori neutri, molto beige. Sembra tutto effortless, tutto pulito, tutto rilassato. Però dietro ci sono genetica, ritocchini, una dieta estremamente controllata, una montagna di soldi e spesso anche filtri. E questo concetto di clean girl talk si è connesso tantissimo con un movimento che è disgustoso, quello che viene definito skinny talk. E girano delle frasi del tipo: la cosa più skinny che puoi fare è andare a letto presto, perché un'ora in più che passi a dormire è un'ora in più che passi a desiderare il cibo. Ed io sono la primissima a dire che il sonno sia importante perché ti fa bene, perché ti rigenera, ma non fino a questo livello. O tutte quelle frasi del tipo non sei brutta, devi solo dimagrire, che per una ragazza come me, a 29 anni, con un cervello critico, sono cazzate. Me ne rendo conto, mi rendo conto che sono cose palesemente tossiche, ma per una Giulia di 14 anni, con un'autostima in frantumi, sentirsi ripetere queste cose come un mantra non può sicuramente fare bene. E attorno a questo skinny talk ci sono anche dei gruppi chiusi dove la gente si sfida a mangiare di meno. Chi ha mangiato meno calorie in questa giornata? Consigli su come seguire diete da meno di 900 calorie al giorno. Chi invece magari si lamentava di capelli che cadono, vertigini, svenimenti, come se fossero le cose normalissime da dover sopportare per essere abbastanza magra, abbastanza bella. Io quando penso a queste cose, ripenso alla me a Taiwan, alla me che contava le calorie e che pensava fosse semplicemente disciplina. Ripenso alle frasi di mia madre e a quante volte io mi sia sentita in colpa per aver mangiato anche solo un biscotto. E non dimentichiamoci che c'è anche l'altra parte della medaglia, gli uomini. Una cosa che io ho notato è che gli uomini spesso hanno due macro ossessioni. Se sbaglio, dimmelo. Ma secondo me l'uomo al giorno d'oggi ha queste due ossessioni: l'altezza e i muscoli. Quante volte ho sentito dire, più da uomini che da donne, gli uomini bassi non piacciono a nessuno. Le donne vogliono l'uomo alto. E nel mio piccolo, quello che ho visto è questo. Spesso non è l'altezza a renderli meno attraenti, ma è l'insicurezza che ne deriva e come la gestiscono. Molti uomini, più bassi della media, si autoconvincono di avere questo svantaggio e quindi sviluppano una ultra confidence che li rende arroganti, oppure partono prevenuti del tipo tanto a lei piacciono alte, io sono basso, non le piaccio per questo. Oppure diventano antipatici, pungenti, aggressivi, un po' per difesa. Ed è come se si autoimponessero un personaggio, un qualche tipo di armatura. Se non posso essere alto, allora almeno sarò quello che non potrà darle la soddisfazione di prendermi in giro. Però dall'altra parte c'è l'altra versione speculare, l'uomo alto, bello, che ha sempre avuto tutte le porte aperte solo grazie al suo aspetto e molto spesso non ha nemmeno dovuto sviluppare una personalità, dell'empatia o la capacità di ascoltare. Perché quando il mondo ti premia per un tratto estetico, puoi permetterti di rimandare tutto il resto. E invece, parlando dei muscoli, fisici che magari nel 2000 sarebbero stati considerati mostruosi. Vedi per esempio Schwarzenegger. Lui al tempo era considerato
assurdo, ma non raggiungibilmente assurdo, assurdo del tipo alieno. Adesso invece viene visto come punto di vista, come obiettivo da raggiungere. Mentre fisici in forma vengono considerati soft o dad bod. L'asticella si è alzata talmente tanto che per alcuni ragazzi avere un bel fisico vuol dire sembrare un bodybuilder, ma a 18 anni. E il problema è che molti di quei corpi lì sono costruiti con steroidi, testosterone, ormoni e hanno effetti collaterali pericolosissimi. Infertilità, problemi cardiaci, depressione e altri. Negli ultimi anni è diventato cool essere sinceri sull'uso degli steroidi. Non ci vuole molto cercare su internet e trovare i trend twins o influencer che fanno tier list sui vari composti o ragazzi di 17 anni che raccontano quanti milligrammi di test hanno preso quella settimana. E c'è questo paradosso. Se mentono e dicono di essere naturali, i ragazzi che vorrebbero avere il corpo come il loro ci provano naturalmente, senza l'uso di niente. Poi però non ci arrivano e diventano frustrati. Però almeno non si riempiono di aghi. E invece se sono onesti e dicono sì, sono dopato, i ragazzini magari pensano ah, quindi per raggiungere quel corpo l'unica via è attraverso l'utilizzo di sostanze. E quindi magari decidono di fare lo stesso. Magari no, perché si rendono conto che hanno veramente tanti effetti collaterali. Però magari anche sì. Ho sentito un altro creator dire una cosa magari forse un po' controversa, ovvero dire che secondo lui gli attori di Hollywood, le persone online, tutti quanti dovrebbero mentire e non dire che stanno facendo uso di steroidi o su quanto mangiano. Tutto questo per proteggere i più giovani. Non so se sono d'accordo. È una cosa che mi lascia molto combattuta, perché capisco il ragionamento. Sapere troppo presto dell'esistenza di questi steroidi può nuocere. E allo stesso tempo, magari pensando che ci puoi arrivare naturalmente, magari intanto ci provi, magari entri in palestra. Invece, vedendo dei fisici che sai che puoi raggiungere soltanto attraverso l'uso di steroidi, non ci provi nemmeno. E il problema è che in tutto questo c'è pochissima educazione su come affrontare l'aspetto emotivo del convivere con un corpo normale in mezzo a tutti questi fisici. E non ti dirò che l'aspetto non conta, perché sarebbe ovviamente una bugia. L'aspetto conta e ci sono studi che lo dicono, ma non serve nemmeno pensare agli studi. Lo si vede ogni singolo giorno. Le persone più belle vengono trattate meglio. Hanno più secondi di attenzione, sicuramente hanno più opportunità lavorative e più indulgenza sugli errori. E dire a qualcuno che sta soffrendo con il proprio corpo, ma dai, l'aspetto non importa. È invalidante, non è vero, e ci si sente anche trattati per stupidi. Però secondo me il punto è un altro. Il corpo conta fino a un certo punto. Conta nella prima impressione, conta nelle foto, conta nel modo in cui entri in una stanza. Ma non basta tenere in piedi una relazione sana, delle amicizie durature, un lavoro creativo, essere inseriti all'interno di una comunità e avere una vita che senti tua. E ti giuro, questo non è uno di quei discorsi motivazionali del tipo la bellezza la trovi dentro di te. Ti assicuro che è una cosa che mi cringe, ma è pratico perché lo vedi ovunque. Perché se ci pensi ci sono persone bellissime che potessi le metteresti in una bacheca perché sono perfette esteticamente. Poi però non riescono a costruire una vita stabile, non si fidano di nessuno, vivono in una guerra costante con loro stesse e perennemente non si sentono abbastanza magre, abbastanza belle, abbastanza simpatiche, abbastanza. E quindi sto cercando di costruire quello che per me è la vera bellezza. Ti prego, non prendermi per un guru, ti giuro. Ha un che di sensato. Per me la vera bellezza non è avere un corpo perfetto. È il momento in cui smetti di essere in guerra perenne con te stesso 24/7. E non è un mi piaccio sempre, mi guardo allo specchio e sono perfetta così come sono perché la mamma mi ha fatto... È un guardarsi allo specchio e dire vabbè, sai cosa, oggi non mi piaccio, ma per questo non mi metterò a piangere davanti allo specchio per 3 ore filate. Non è che per questo non uscirò di casa. La vera bellezza per me è andare in spiaggia in bikini e stare piegata così, magari anche soltanto leggere un libro, con i rotolini che si vedono e non avere l'ansia di tenere la pancia dentro. Mangiare nello stesso giorno una pizza e il McDonald's, senza poi avere sensi di colpa. È riguardare questo video e non notare
tutte le piccole imperfezioni che noto sempre, nella mia faccia, nelle mie braccia, nei miei capelli. E questo ancora non vuol dire che mi amo alla follia in qualsiasi modo, in qualsiasi momento, perché ci sono ancora quei giorni in cui mi guardo allo specchio e vorrei smontarmi pezzo per pezzo e ricostruirmi. La differenza è che adesso quando sento quella voce mi chiedo, è la mia voce? È la voce di mia madre? È la voce dei social? La voce della bambina me che guardava le modelle e pensava dovrei essere così? È l'algoritmo che mi mostra soltanto corpi impossibili? E più riconosco queste voci, più mi è facile appropriarmene e rendermi conto che determinate voci non stanno a me. Non sono io. E quello che vorrei lasciarti con questo video non è un lancia via il telefono, cancella tutti i social. Sicuramente potrebbe farti bene. O sei perfetta così come sei. Perché lo so che se stai male con il tuo corpo, queste frasi, questi consigli sono inutili e ti fanno semplicemente annoiare. Vorrei semplicemente che ti passasse il concetto del non sei strano. È una crisi in cui stiamo vivendo tutti quanti. Ed è dovuto all'ambiente in cui ci ritroviamo. E forse è arrivato il momento di sganciarsi un po' da quelle cose che ti fanno male. Per esempio, smetterla di seguire quel profilo che ha sempre le foto perfette e che ti fa sentire letteralmente uno scarto. Non aprire quel video che ti dice cosa ha mangiato nella sua giornata da 900 calorie. E soprattutto, per favore, pubblica foto e video in cui sei vero ed onesto, senza filtri, senza correzioni, senza troppe luci da modificare. Io per esempio sto ancora facendo pace con quel mio video in costume di 3 anni fa e mi fa schifo pensare che ci sia gente online che lo stia sessualizzando, lo stia utilizzando per non voglio sapere cosa. Non voglio sapere cosa. Ma allo stesso tempo quello era un momento in cui io mi sentivo bella, mi stavo piacendo. Quella ero io in un momento in cui finalmente mi stavo guardando con degli occhi gentili. Ci saranno voluti 30 anni per arrivare a finalmente questo concetto di bellezza mia interiore e ad essere felice di come sono fisicamente, ma almeno ci siamo arrivati. Sarà il regalo che mi sto facendo per il mio compleanno. Se soffri anche tu per il tuo compleanno e lo vedi come un punto di sofferenza durante l'anno, ho fatto questo video qua. Ciao!